Adesso ho il fisico che mi piace, ma non è sempre stato così. Sebbene io faccia sport da tutta la vita, il mio vero e proprio percorso inizia nel 2013, quando ebbi la geniale idea di smettere di fumare. Ebbene sì, ero un fumatore, di quelli da un pacchetto al giorno, ma nel 2013 mi accorsi sempre più che non stavo vivendo la vita che avrei voluto. Ero sempre stanco, con l'affanno, perciò decisi che era il momento di cambiare vita. Così da un giorno all'altro buttai via le sigarette e iniziai ad allenarmi. Dapprima totalmente a caso, andavo a correre, facevo qualche alzata con i manubri, qualche trazione e poco dopo invece decisi di iscrivermi in palestra. Facevo i classici movimenti da palestra, panca piana, lat machine, macchinari isotonici, ma nei primi mesi del 2014 scoprì il calisthenics e lì cambiò tutto. Non capisco perché c'è l'assurda credenza che allenarsi a corpo libero sia facile rispetto ad allenarsi con i pesi. Eppure sappiamo benissimo che il nostro cervello non sa se sta sollevando un carico esterno oppure il nostro stesso corpo. Che poi semplicemente se pesi 80 kg andrai a lavorare a corpo libero sempre con quegli 80 kg. Non mi sembra così facile. Quando diciamo che se il nostro obiettivo è ipertrofico è meglio andare a lavorare con i pesi rispetto che andare a fare calisthenics, il senso è che con i pesi è molto più facile andare a modulare gli allenamenti. È molto più facile andare a scalare l'esercizio semplicemente riducendo i chili ad esempio. Mentre invece nel calisthenics è più difficile modulare gli esercizi. Se il tuo fine è prettamente ipertrofico non ha senso andare a fare calisthenics perché andresti a fare uno sport che innanzitutto è di prestazione e quindi andresti semplicemente a complicarti la vita. Diverso è se comunque ti piace l'allenamento a corpo libero e da questo vuoi trarne anche il vantaggio ipertrofico che c'è totalmente. E chi dice il contrario è semplicemente perché cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, che ci sta pure. Ognuno ha la sua etica. E poi anche se usassimo i pesi come complementari, come potenziamento, questo non significa che stiamo andando a fare un altro sport. Come il calciatore o qualsiasi altro atleta fa dei complementari per andare a migliorare nel proprio sport, non vedo perché non possa farlo un calistenico ad esempio. Perché al calisthenics dovrebbe essere vietato utilizzare dei pesi? Forse perché nella visione collettiva i pesi vengono associati al bodybuilding. Cioè, ma che significa? C'è anche chi si allena per la prestazione, non è che chiunque va a sollevare dei pesi lo fa in ottica bodybuilding. Anche perché esso va a rappresentare un fine, mentre invece il fine ultimo degli sport di prestazione è la prestazione stessa. Poi che ci siano dei risultati a livello ipertrofico, quello è innegabile, soprattutto col calisthenics, che dà un buon aumento ipertrofico. Mentre invece se andiamo a vedere i professionisti del bodybuilding abbiamo dei volumi irraggiungibili naturalmente. Inutile raccontare la favoletta del no pain no gain. no doping no gain semmai, ma finché uno decide di doparsi sono esclusivamente problemi suoi, anche perché le competizioni funzionano così, quindi potrebbe avere un suo senso. Però questa cosa innesca dei meccanismi, che sono dei meccanismi particolari, poiché ci sono atleti che hanno raggiunto un fisico top, un fisico naturale, e non potrebbero andare oltre. Però il problema è che rapportati a questi volumi orrendi che si vedono nel bodybuilding, innaturali o osceni, in pratica risultano secchi. E qui non stiamo a contestare nulla, non sto dicendo che i farmaci facciano il risultato. Sì, a certi livelli sì. Ma una cosa è certa e sicura, che senza i farmaci non avremo quel tipo di risultato. Si diventa grossi quindi col classico mangia e spingi? Sì, ma fino ad un certo punto. Questo è il mio cambiamento negli anni. Ho la fortuna di avere una buona genetica per cui tendo ad avere pochissima massa grassa. Però negli anni ho seguito centinaia di persone e posso assicurare che è possibile ottenere un bel fisico anche non essendo portati geneticamente. Bisogna essere costanti e lavorare con criterio, questo di sicuro. E le soddisfazioni arrivano, che voi siate più o meno portati. In merito alla questione doping mi sono chiesto ma quando uno sport può essere ritenuto tale? Sicuramente ci sono dei parametri che lo classificano e uno di quelli è l'antidoping. In un campionato nazionale, internazionale, mondiale dovrebbe esserci un antidoping, anche se a tutte le gare a cui ho partecipato non c'è mai stato e non c'è mai stato neanche nelle gare che ho organizzato io personalmente. E questo perché sono gare amatoriali. Qualcuno mi dirà Andrea, non è che possiamo portare l'antidoping alle gare, non ci stanno soldi qua. E lo so, è appunto perché sono gare amatoriali. Effettivamente solo le gare ufficiali possono decretare un vero campione, vero? Ora voglio farvi una domanda. Secondo voi
nel calisthenics c'è o c'è stato qualche atleta dopato? Risposta secca, sì o no, non fate nomi perché cancello i commenti. Poi se vi va di darmi le vostre opinioni potete farlo in maniera privata scrivendomi su Instagram. Mi farebbe piacere leggere le vostre opinioni. Comunque per quanto riguarda il mio allenamento sto lavorando ad una nuova programmazione, vorrei portare qui su YouTube una nuova serie, testando i miei massimali e poi facendovi vedere nel tempo quello che vado a fare e quelle che sono le mie progressioni. Se questo video arriva a 600 like e 100 commenti inizio la serie subito con il test dei massimali. Che dire, per oggi abbiamo finito e ci vediamo nel prossimo video. Buon allenamento, ciao!